Ciao amori miei, buongiorno a tutti, bentornati. Oggi sono più felice che mai perché siamo quasi a 500 iscritti, quindi grazie mille. Sono super grato e super emozionato. Prossimo obiettivo, diventare 1000 iscritti. Ce la possiamo fare? Sì, secondo me sì. Se commentate sempre, attivate le notifiche, condividete se vi va, lasciate il like. Il sistema per forza ci noterà e ci metterà più in evidenza dandoci più visibilità. Ciao, questo è per te. Se questa è la tua prima volta qui e non mi conosci, può essere che tu ti stia chiedendo: ah, ma questo ragazzo mi sembra familiare. Può essere che tu mi abbia visto ad Amici 2008, nel tour mondiale di Lodovica Commello nel 2015, o vincendo il premio come miglior performer del Tour Music Fest 2011 a Roma. Oppure a teatro come uno dei tre protagonisti del musical Priscilla, la regina del deserto nel 2019-2020. Perché ti dico tutto questo? Non me la voglio tirare, assolutamente no, e quei tempi sono già ben passati, ad Amici ho dato. Tutto questo per dirti che sì, sono una pazza scatenata, con tantissime passioni, e questo troverai nel mio canale, da un make-up tutorial al ballo, dal canto ad una recensione di qualche brand di abbigliamento o prodotto di bellezza, o poi vedremo che cos'altro mi viene in testa da fare. Iscriviti e attiva le notifiche se trovi qualche affinità con me e vuoi essere intrattenuto appunto dal sottoscritto. Io carico i miei video il venerdì o la domenica ed è sempre una sorpresa. Connettiti con me in tutti i miei altri social se ti va, così rimaniamo sempre in contatto. È un piacere per me averti tra i miei contatti e benvenuto se così hai scelto. Oggi si parla di base, c'è un grande cambiamento da 5 anni fa a quest'oggi e magari riuscite a prendere spunto di qualche passaggio che faccio io e voi ve lo potete fare vostro nella vostra routine. Sono venuto a sapere che ho due carissime persone del mondo drag che mi seguono, quindi mi rende più motivato a farvi vedere tutto quello che ho raggiunto io nel mio processo di maturità come drag queen e trasformista. Il riassunto della tematica ad oggi è base. Diamoci da fare. Primo passaggio fondamentale per una base omogenea senza difetti è l'idratazione e la cura e la protezione della propria pelle per prepararla ad accogliere tutto il make-up. Il primo passaggio è tonico. Lascio asciugare da sé, poi applico questo balsamo della Nivea, idrata, glicerina dentro, e questo contribuisce a far aderire di più le basi. Tanto così ogni prodotto lo lasciamo asciugare da sé, così la pelle si impregna bene. Terzo prodotto, lo so, è finito, è quasi finito, un siero con dei pezzi d'oro, sì certo. Si chiama Siero Gold, siero perle d'oro, abbondante anche qua, specialmente sotto gli occhi perché non voglio avere verrughe. Guardate come la pelle inizia già a dire hello, ci sono, sto tornando in vita. Adesso aspettate che applico la crema idratante. Eccolo qua, costa pochissimo, l'ho trovato in farmacia e ha cambiato la mia routine. Assolutamente. Lo applico in ogni dove, soprattutto il collo, che inizio già a vedere delle rughette sul collo, perché ormai stiamo entrando già negli anta. Ecco, direi che è abbastanza. E adesso guardate la goduria. Meraviglioso. La sensazione sulla pelle è proprio di freschezza, una cascata di idratazione. Meravigliosa. Questa impiega un pelino di più ad essere assorbita, quindi un minutino o due, preparatevi un caffè, anzi vado a prepararmi un caffè, fate un snacchino e poi io applico gli ultimi 2 step di questa beauty routine. Una volta ben assorbito il moisturizer, la crema, il balsamo idratante, applico questa crema della Nivea, crema giorno nutriente super idratante 24 ore non stop. Che meraviglia. Non parlo dei pori, quelli lasciamoli stare.
Io adesso, perché odio i miei pori, li ho abbastanza pronunciati ed evidenziati di suo, preferisco utilizzare un riempitore per i pori, per rendere la mia pelle più omogenea, più liscia, almeno creare l'effetto. Voilà. E adesso, come ultimo step, applichiamo quello che per me è un prodotto davvero necessario nella mia routine. Adesso voi lo vedete decapitato perché è finito, l'ho finito, infatti devo ricomprarlo, e illumina e rassoda, che crea quella sensazione nella pelle di rimpolpamento. Guardate anche lui la dose di brillantezza che aggiunge, e adesso tra pochissimi secondi inizierà ad asciugare e a rimpolpare la pelle. Disegno le mie sopracciglia, faccio il trucco degli occhi perché così è come faccio normalmente, e poi torno a farvi vedere come applico la base. Eccoci qua, mi sono messa le mie sopracciglia, me ne sono dipinte, ho fatto il trucco occhi, un po' naturale, non mi andava di strafare. Comunque adesso andiamo ad applicare la base, e siccome io sono un maschietto, purtroppo no, sono un maschietto, vedete che ho l'ombra della barba, quindi per creare un unico colore omogeneo e lineare sulla mia faccia vado ad utilizzare tre tonalità di colori. Inizio con uno molto più oscuro, con un tocco di arancione, perché l'arancione va a coprire, va a eliminare il nero, il blu, il viola, con quella più scura che sarebbe il numero 5 della linea di Devora Extra Cover 24 ore 2 in 1 fondotinta e correttore, e vado ad applicare quello qua, vedete? E come per magia qua in tutte le zone dove c'è il nero, che non voglio che si veda, qua nell'area della barba. Una volta ci andavo più pesante di così, non so se chi mi segue da Kinky Boots, il musical, lo sa. Faccio solo così, voilà. Poi vado a sfumare tutto quanto con un pennello, tamponando. Andrò ad applicare un colore meno forte, più chiaro, per donare ancora più coprenza in quei punti dove voglio creare ancora un effetto più naturale, cioè voglio iniziare a portare il colore originale della mia pelle fuori, ok? Eliminando un po' di quel arancione oscuro che avevo messo, il numero 5, questo è il numero 4, che questo 04 è quello che ho anche qua sotto gli occhi, e non lo applico ovunque perché non voglio creare spessore. E adesso andiamo a applicare quello che è il mio colore vero, guardate, quello che si avvicina di più al mio colore naturale, infatti se vedete lo applico sul collo e andrò a mischiarli, e qui sì che lo applico come highlight. Leggermente qua sotto l'occhio, per creare un effetto di lifting e di freschezza. Andiamo a blendare tutto insieme con la brioche, sì, la fame che ho, questa brush di BH Cosmetics. Prima appoggio il pennello dove c'è il colore quello 3, e poi quando sono abbastanza contento mi permetto di andare a mischiare proprio
le due tonalità. Sotto gli occhi vado a prendere un pennellino più piccolo, sempre della linea dei VH Cosmetics, e vado a tamponare così. Adesso mi tolgo un attimo gli orecchini perché le orecchie saranno belle in mostra e devono essere dello stesso colore del resto del viso, insomma. Vedete che quella tonalità lì del 03 mi funge già di highlighting, lasciando venire fuori quasi un contouring fatto apposta con quella base più scura che ho utilizzato. Vedete l'ombra qua? Adesso con un beauty blender, questo è specificamente di NYX, vado a appiattire e a premere contro il viso tutti i prodotti, così si mischiano. La bellezza del beauty blender è che assorbe l'eccesso del prodotto, quindi più naturali. Adesso andiamo al contouring. Can't Stop One Stop Contour Concealer, la tonalità moccia, eccolo, moccia, e andrò a prendere un po' di prodotto e proprio sotto l'osso andrò ad applicarlo. Like that. Un primo estratto che poi andrò a blendare con il pennello adatto. Qua sto solo posizionando il prodotto e prima che asciughi completamente prendo. È importante guardare da ogni angolatura, non andate mai troppo in giù, rimanete proprio sotto l'osso. Siccome sono ingrassata un pochino, vado ad esagerare un po' con l'applicazione. Qui voglio snellire, vedete questo lato qua? Voglio andare a snellirlo, bella snella. Andate proprio sempre sotto l'osso, non andate mai qua sopra. Guardatevi di fronte, di lato e capite dove applicare più prodotto. Potete anche applicare direttamente il prodotto sul viso e poi andate a sfumare il tutto. Questo, 2 fibre, sempre della NYX. Quando sfumate su, leggere, non strofinate troppo e non andate oltre della pupilla, insomma, e andate a blendare bene, a perfezionare l'effetto delle vostre ombre per far sì che non si veda troppo definito, deve essere proprio un'ombra, e per creare quell'effetto bisogna lavorarci. Logicamente noi andremo a passare anche con un prodotto in polvere per sigillare, evitare che poi con il passare del tempo le ombre svaniscano e prolunga il tempo d'uso. Per il naso mi raccomando un pennellino piccolissimo e non andate mai direttamente con il prodotto sul naso perché renderà il blending un disastro. Piuttosto mettetevi un po' di prodotto e col pennello andate a prendere leggeri perché stiamo parlando del naso e diventa tutta una sporcizia. Andate a definire sotto, qua sulla puntina,
se volete rialzare il naso, e invece qua sui bordi per affinare e rimpicciolire. Collegate col vostro inizio dell'ombretto, dalla punta del naso verso l'ombretto, ok? E poi andate a perfezionare la vostra riga per far sì che il vostro naso sparisca. Ok? A me piace tantissimo creare questo ponticello qua che mette in evidenza. Mi fa il nasino alla francesina, crea un stacco tra quella che era la riga bianca lunghissima e mi fa la puntina da francesina. Vado a ritoccare qui così, rimpisciolisco ancora di più il naso, creando più ombre, e quindi l'ombra cosa fa? Snellisce. E con un altro pennello, dicevo, adesso andiamo a blendare il tutto, ad evitare che ci siano queste righe decise, troppo definite. Io preferisco un pennello del genere, bello felpostino, morbidissimo, e guardate la puntina, è proprio definita, quindi vado a blendare il tutto. Ricordatevi sempre che poi ci andremo a passare con la polvere e porterà ancora più definizione. Come contouring in polvere utilizzerò uno dei miei brand affiliati, questo è Mellow Cosmetics ed è la palette Stardust Glow Palette. Perfetto. E utilizzerò questo colore qua che si chiama Crepuscolo, che adoro per fare il contouring in polvere. Infatti come vedete è un po' consumata perché lo uso sempre. E qua sotto nella descrizione vi lascerò il link diretto. Usando il codice MELOW15 otterrete un 15% di sconto. Niente male. Uff, bellissimo. Questo è un pennello della Zoeva, numero 126. Vado a passare sopra dove ho applicato quel contouring in crema. Vedete la definizione? Meraviglioso, un combo pazzesco. Chi ha detto che sono ingrassata 8 kg? Nobody, nessuno. Ritocchiamo anche il naso. Se avete bisogno guardate giù, così vedete bene. Ricordate di collegare dove inizia il vostro ombretto. Adesso cambiamo pennello e andiamo a fare un lavoro ancora più dettagliato di sfumatura, e per sfumare ho bisogno di un pennello molto più denso, con le setole belle morbide e apertine, proprio di sfumatura, e quasi con un tocco da fata, quasi stessi manipolando una bacchetta magica, e sfiorando la pelle vado a sfumare tutto insieme. Adesso un'altra cosa nuova che mi piace fare è il blush in crema. Purtroppo non li ho, i rossetti liquidi sono multifunzionali, quindi vado ad applicare un po' di rossetto qua. Questo sarà lo stesso colore che userò sulle labbra. Questo è un pennello di fondo di tinta. Prendo il prodotto e tampono
Adesso vanno tantissimo in voga il blush liquidi. Questo della NYX appartiene alla collezione Lingerie. Sorrido un pochino e porto in su. Se voglio tampono anche qua sul nastino, porto in su per creare un effetto lifting. Poi, se credete di aver preso troppo, potete sempre passare con la vostra spugnetta, la vostra beauty blender, visto che è sporca di fondo di tinta, e andare ad opacissare e a rendere meno pesante il vostro colore. E come illuminante userò questo meraviglioso Illuminator The Iconic London, che vedrete quanto è accecante e super pigmentato. Basta questo, un goccio. Prendo un pennello morbido di sfumatura, così bello felposo e denso, e vado con movimenti circolari a sfumare quell'highlighter liquido che ho appena posato. Vedete? Wow! Adesso vado a utilizzare una setting powder, una polvere per fissare. Uso la polvere di Sephora numero 33 nel colore Walnut e vado ad applicarla là dove voglio che il fondo di tinta non si sposti. Lo stesso andrò a fare con un pennello molto più piccolo nel highlight, nelle zone di highlight e attorno alla bocca, delicatamente. Questa polvere poi, tra l'altro, essendo una polvere a fondo di tinta, un fondo di tinta in polvere, ci dona un pelino in più di coprenza. Adesso aggiungiamo il tocco finale del highlight in polvere e userò questa tonalità un po' più rosacea che si chiama Luna, sempre della Mellow Cosmetics, e andremo a fissare quel highlight liquido che abbiamo messo lì. E useremo anche il blush per fissare il nostro blush. Prima mi piace fare il highlight, però per il highlight è cambiato anche l'applicazione, non uso più un pennello tipo così che usavo prima, che occupava troppo spazio. Adesso uso uno più piccolo, questo per gli occhi, che mi dà più controllo. Uff, quanto è bello questo colore. E dovete praticamente sfiorare il viso senza appoggiare troppo. Vedete perché faccio prima il highlight? Perché poi, se sono impreciso o troppo pasticcione, vado sopra con il blush e mischio tutti e due insieme. Adesso è il turno del blush. Per il blush vado con la mia fidatissima brush di Sephora. Questa è la numero 59. Vado a pucciare. E adesso, come ultimo passaggio, per quanto riguarda lo sculpting del viso, vado a rimpicciolire ancora di più con il stesso fondotinta in polvere il naso, applicando con questo pennello di precisione, guardate, lo impregno di fondotinta e vado ad applicarlo per togliere un po' di quella troppo contouring oscuro che ho fatto, perché può capitare che blendando
come esageri, lo porti troppo giù, allora si fa questo. Questa è una specie di bacon, lo lascio lì a riposare e nel frattempo illumino, ritocco anche il naso con il stesso colore di highlight. Sulla puntina vado a sventagliare così con questo movimento e poi ho un naso nuovo. Guardate quanto è bello tutto, come si rende tutto insieme. Allora, torno già cambiata e vi faccio vedere come completo il look con le ciglia finte. Quindi la ragazza è così. Come vedete il look potrebbe benissimo andare così, però da brava drag queen che sono un po' più vanitosa e completerò questo look con le mie ciglia finte Icon. Questo è un altro prodotto del quale sono brand ambassador e ho un codice affiliato che troverete anche lì nella descrizione. Hey, hey, hey. Bella, guardate che bellezza. Queste sono le ultime arrivate. Focus, yes. Avete un codice sconto di 20% con SAVE20. Questa sono io senza Bella, però sono bella, e adesso con Bella. Non mi rimane altro che l'ultimo tocco per rendere il tutto più fresco. Fissare è l'ultimo passaggio. Adesso la bimba è pronta. Vi adoro. Tornate, io vi aspetto.